Allora, qualche giorno fa sulla trasmissione Le Iene ho fatto un servizio sul Blue Whale. Un mio contatto su internet, uno studente di filosofia, mi ha chiesto cosa ne pensassi, mi ha sollecitato a fare un video sull'argomento, invito che colgo assolutamente. Perché? Perché cos'è il Blue Whale? Il Blue Whale è un fenomeno decisamente oscuro, connesso ad un elenco che viene dato in determinati posti di Facebook, qualche sito, qualche forum, da un moderatore misterioso. È un elenco in cui si trovano dei progressivi comandi e ordini che partono da azioni, tutti di tipo autolesivo sostanzialmente, che partono da piccoli atti come svegliarsi presto, oppure guardare un horror da soli, che sembra poca roba, fino a farsi del male, fino a autoflagellarsi e punirsi, fino, ahimè, al 50° punto, se non ricordo male, che implica la morte gettandosi da un palazzo molto alto mentre qualcuno ti filma. Ora, una serie di punti di riflessione importanti. Punto primo, questo elenco è stato creato da un giovane studente di psicologia o psicologo russo, non ho capito bene, e alcuni organi di stampa hanno fatto notare che, vabbè, essendo uno psicologo ha avuto grande facilità nel creare questo gioco di plagio. Allora sì e no, nel senso che è vero che un meccanico potenzialmente sa come rompere una macchina, tuttavia un meccanico aggiusta le macchine a meno che non sia un criminale, quello è il concetto. Il discorso è che non è vero che lo psicologo ha un potere di suggestione così forte sui pazienti, tanto è vero che alcune volte basta dire una parola di troppo, una parola sbagliata ben lontana dal plagio, e il paziente, come si suol dire, droppa, lo si perde e non si presenta più agli appuntamenti, non viene più. Per cui ci vogliono determinate condizioni perché ci sia una condizione di suggestione molto forte. E peraltro gli psicologi nel loro percorso universitario non studiano tecniche di plagio, per cui per quanto ci possano arrivare tramite altre fonti. Primo. Secondo, il giovane è stato arrestato, chi ha inventato Blue Whale è stato arrestato, e ciò che ha detto in seguito all'arresto ne determina molto bene la qualità psicologica. Questo giovane ha detto: non mi pento di niente, un giorno mi ringrazierete perché io ho ripulito il mondo dalla feccia, intendendo come feccia i giovani che ci si sono suicidati. Ora, è chiaro che più che essere uno psicologo è uno psicopatico, e infatti è proprio questo il punto, diciamo, interessante dal punto di vista psicopatologico. Questo soggetto presenta delle caratteristiche sia in quello che ha appena detto dopo l'arresto, sia per quanto riguarda la strutturazione del suo gioco, che, ahimè, fanno pensare al serial killing. Cioè, secondo me, questo fenomeno è interessante dal punto di vista psicopatologico perché rappresenta un primum di serial killer vero e proprio, che agisce by proxy, cioè non agisce direttamente come generalmente fanno i serial killer, ma utilizza un mezzo a metà fra lui e la vittima, che è internet, per ottenere comunque il risultato che ottiene il serial killer e sollecitare tutti i vissuti che va cercando il serial killer, cioè dominio, distruzione, dolore, morte e gratificazione personale rispetto a questi vissuti, a queste situazioni, e naturalmente una visione delirante di tutto il processo, no? Per cui lui crede di dover essere ringraziato dal mondo per quello che ha fatto. Inoltre va detto che attualmente questo giovane riceve in carcere sacchettoni di lettere di ammiratrici, che anche questo è un fenomeno molto tipico dei criminali psicopatici che vengono arrestati e che hanno poi uno stuolo di ammiratrici che erotizzano questa figura. Si chiama ibristofilia, cioè l'attrazione verso il criminale, verso il deviante,
che è anche questa abbastanza tipica di queste situazioni. Altra cosa connessa alla possibilità, connessa alla vittima. Come dicevo, gli psicologi non studiano metodi di plagio nel loro percorso universitario, tuttavia si può accedere a della documentazione, potete accedere anche voi, non è una cosa vietata. Esiste uno studio ormai vecchio dei servizi segreti militari americani che studiava la fattibilità di creare un killer remoto, cioè un killer manipolato tramite ipnosi che compisse un atto omicidario e poi si dimenticasse, eccetera, eccetera. Da questo studio risultava che non è possibile di fatto, perché l'ipnosi non consente di bypassare, come dire, la sovrastruttura morale dell'individuo, cioè non si può dire a un individuo, non funziona dire a un individuo fai una cosa che questo individuo non farebbe personalmente, a meno che l'individuo non venga spinto in una condizione psicopatologica dissociativa, per cui gli si crea una mente alveare, scomponendo, spaccandoli, cioè creandoli comunque, frantumando il suo io, e per cui creando sostanzialmente una dimensione psicotica, e a quel punto, naturalmente avendo comunque materiale molto instabile, si può ottenere un comportamento che la persona non avrebbe messo in atto altrimenti. Come si ottiene questa cosa? Tramite tortura e altre e violenze e shock, che è esattamente ciò che andava a sollecitare l'elenco, che va a sollecitare l'elenco del Blue Whale. Non so fino a che punto questo psicologo sapesse queste cose, o questo Blue Whale istintivamente era, come dire, una proiezione della propria psicopatologia, cosa che non è inverosimile. Tuttavia, leggendo i punti del Blue Whale, è chiaro che i giovani, le vittime, venivano esposte veramente a una progressiva violenza, a una progressiva esposizione alla violenza anche tramite filmati, che dovevano vedere, filmati selezionati da questo moderatore, e alla privazione del sonno, cioè praticamente venivano torturati fin tanto che probabilmente veramente avevano uno stato di coscienza particolarmente alterato, uno stato di coscienza forse crepuscolare e dissociato, e per cui compivano un atto che è quello che sappiamo. All'interno di questa cosa due fattori importanti. Il punto primo è che secondo me, naturalmente, adesso io non conosco tutti i casi, però un conto è essere in guerra, presi, catturati, messi in una prigione e torturati contro la propria volontà. Un conto è trovare questo elenco in uno stato di totale lucidità e decidere di entrare in questo gioco fino a perdere la lucidità. Ora, a mio avviso è chiaro che questi giovani avevano una condizione di difficoltà a priori. La patologia di questo killer è complementare in qualche modo, è in affinità elettiva con la patologia, con la difficoltà, con la fragilità di questi giovani. Complementare, più che affinità elettiva, non erano uguali, erano complementari, in qualche modo c'era si sono incastrati negativamente. Evidentemente questo giovane richiamava in queste persone alcuni elementi autopunitivi, dolorosi, poi li accresceva, li anabolizzava fin tanto che poi questi giovani non compiono l'insano gesto. È altro punto interessante il fatto che comunque c'era lì un'altra persona a filmare, e è chiaro che forse questi giovani colludevano con il killer in una dimensione di ricerca di notorietà, di ricerca di esposizione della propria persona, naturalmente un'esposizione negativa che è ricerca di identità. Mi viene da pensare che erano giovani che avevano veramente un'identità o una percezione della propria identità molto, molto scarsa, e per cui l'identità di suicida, l'identità di qualcuno che fa una cosa terribile, per quanto negativa, è comunque un'identità, e che diventa pubblica. Il proprio dolore diventa pubblico, è una richiesta aberrante, abnorme, di aiuto tardivo, è un mettere sotto gli occhi, fra l'altro delle famiglie distrutte, il loro dolore
inscritto in questa dimensione di veramente di plagio e di sofferenza maligna. Devo dire che è veramente un fenomeno estremamente inquietante, anche per la dimensione di permeabilità di questo male, di questa persona che è andato a connettersi col dolore, col male degli altri e che va a diffondersi poi a persone che non c'entrano direttamente, le quali parlano di queste cose, diffondendo, secondo me quello che è sfuggito è il disegno generale di questo soggetto. Questo soggetto non ha finito il suo compito è anche il fatto, ahimè, che se ne parli e in qualche modo io ne sono complice in qualche misura con questo video, che si parli di lui, che si parli di quello che ha fatto. È una persona probabilmente, come ho detto, con elementi narcisistici veramente maligni e inquietanti, e devo dire la verità, lo dico ai ragazzi delle Iene, a mio avviso non mostrate le immagini, cioè parlate del fenomeno ma non mostrate assolutamente quelle immagini, al di là del fatto che siano inquietanti e impressionanti. Forse non avete capito il fatto che fate il gioco di questa persona e fate il doloroso gioco dei giovani che si sono suicidati. È qualcosa di cui bisogna parlare, è qualcosa che va studiato, ma non è qualcosa che ha bisogno di essere diffuso secondo i paradigmi di chi l'ha creato. Ricordiamoci che questa persona dava dei filmati orrorifici e probabilmente di suicidio da vedere a queste persone, e adesso ci sono persone che stanno vedendo i filmati dei suicidi, per cui è come se soddisfassero un punto del Blue Whale involontariamente. Non mostrate i filmati dei ragazzi che si suicidano. Naturalmente questo è anche un appello alle polizie postale, non so, polizia e carabinieri, a indagare e a smantellare questi pseudo centri di reclutamento online. È un appello ai genitori, come al solito, a stare attenti. È anche però un appello, una chiamata alle armi dei giovani, perché alla fine sono loro in contatto con queste cose. Per quanto ci possa essere un giovane fragile, al fianco c'è sempre un giovane meno fragile che magari sa dell'amico, dell'amica che guardano queste cose e sono i primi ad essere chiamati all'azione e alla difesa di loro stessi. Non trovo assolutamente che questo fenomeno sia paradigmatico di una caduta patologica di tutta la popolazione giovanile, che io trovo comunque ancora sana. È un fenomeno per cui inquietante non in senso universale ma in senso particolare, perché ha a che vedere con una persona fortissimamente patologica che crea un gioco fortissimamente patologico per soggetti in difficoltà. Credo che la maggior parte, cioè per cui sono alcuni e non tutti, credo che la maggior parte dei giovani non abbia voglia né di chiudersi in una stanza e farsi del male, né tantomeno di buttarsi giù da un palazzo e tantomeno di filmare un amico o un'amica che si butta giù da un palazzo. Non per niente questo fenomeno si diffonde nell'est, in Russia, e attualmente anche in alcuni paesi latini. Ora bisognerebbe conoscere bene, cosa che io non so, la condizione socio-economica, politica, perché qui c'è anche qualcosa che ha a che fare con l'etnopsichiatria, cioè di questi gruppi sociali, queste comunità più ampie, perché dubito che sia poi alla fine un problema unicamente dei nuclei familiari, anche se probabilmente primariamente è un problema degli individui, però è verosimile che condizioni disagiate collettive aumentino il rischio che queste cose poi possano avvenire. Quindi è anche un discorso, come dire, politico in qualche modo. Spero di aver fatto un quadro abbastanza generale, di aver spiegato, per quello che anch'io ho capito, nel senso che la mia non è una parola definitiva, è un fenomeno in divenire, è un fenomeno che però, ripeto,
vecchio per certi fattori, molto nuovo per altri e va studiato come fenomeno nuovo, molto molto inquietante, richiede una grande attenzione, motivo per cui appunto anch'io ho evitato di interpolare questo video con filmati o con immagini, perché bisogna prendere anche un po' una posizione severa nei confronti di questa cosa e non colludere per nulla con questo tipo di spettacolarizzazione delirante e narcisistica della morte, perché è molto pericoloso. Già mi sento un po' responsabile per averne parlato, figuriamoci. Vi saluto e al prossimo video.